Il calisthenics sta crescendo. In realtà ha terminato il processo di identificazione e metabolizzazione e si sta affermando come realtà sportiva a tutti gli effetti. Questa tesi è supportata appunto dalle critiche ricevute. Quando uno sport viene attaccato e sminuito vuol dire che sta crescendo e chi lo teme cerca di portare le mani avanti sminuendolo. Questa è una cosa chiara e logica perché uno che non ha interesse contro una determinata disciplina evita di commentarla, oppure se la commenta lo fa con delle argomentazioni, non solo per creare spettacolo. Quindi da questo momento in poi eviterò totalmente lo spettacolo. Quindi se segui i miei video perché ti piace la mia logica di ragionamento, perché ti piace il fatto che parlo del calisthenics, bene, grazie. Sono questi i contenuti che porterò. Se invece sei entrato nei miei ultimi video perché pensi che io continui a fare teatro, quindi a parlare degli altri, eccetera, assolutamente no. La parentesi per me è completamente chiusa. Io parlo di sport e non di persone. Non è il canale giusto. Se vi va di essere intrattenuti, ci sono canali che fanno molte più visualizzazioni perché fanno intrattenimento. Io non faccio quello, non è il mio scopo. Nonostante tutto, e lo dimostrano i numeri, quando inizi a parlare di questi argomenti, praticamente le visualizzazioni quadruplicano, ma non è mio interesse fare visualizzazioni con l'intrattenimento. Purtroppo non mi interessa, non è da me, non è nel mio personaggio. Io sono un atleta, provo ad essere un atleta, non uno showman. E non è detto in tono dispregiativo, è solamente per definire i ruoli e per farvi capire che se qualcuno in più è arrivato e si è iscritto al canale perché ci sono stati molti iscritti e magari pensa che io faccia quel tipo di intrattenimento, ha sbagliato canale. Punto. Giusto per mettere le cose in chiaro. La verità è che il calisthenics è uno sport in grado di cambiarti la vita. Significa imparare ad usare il proprio corpo e godersi le capacità che esso riesce ad apprendere e a sviluppare. Cercano di far credere a chi magari non è del campo che il calisthenics non abbia un'identità, ma in realtà ha un'identità fortissima e come ogni realtà essa possiede mille sfumature che vanno da quello che allena l'esercizio singolo, come ad esempio accade nel powerlifting come un panchista, fino a quello che allena tutto, anche il tiro con l'arco, perché ha un concetto altissimo di sport. Se questo significa confusione, allora la stessa confusione c'è anche nel powerlifting e in tutte le altre discipline, ma invece questa non è confusione, ma bensì diversificazione dell'utenza. Le persone sono diverse tra loro e in ogni campo esistono anche quelli che sono fortemente fissati nel dover essere per forza diversi dagli altri, alternativi, così qualsiasi cosa dirai la loro risposta non sarà mai hai ragione, ma sarà sì hai ragione però, e questi soggetti di sicuro esistono nel calisthenics, ma esistono in ogni contesto, in ogni ambito della nostra esistenza. Il calisthenics è uno sport nuovo e nonostante ciò è riuscito a sviluppare un'identità fortissima. Con il termine calisthenics mi riferisco esclusivamente alla parte skills, perché questo discorso è fortemente incentrato alla parte sportiva, alla parte agonistica dello sport. La parte di zavorre ormai ha preso piede e ha creato un'altra identità, una propria identità che prende il nome di street lifting. E quindi uno deve scegliere se praticare calisthenics o street lifting? Assolutamente no, non è che deve scegliere. Le due discipline, le due definizioni, le due etichette possono coesistere tranquillamente. Ma se volessimo competere a livello nazionale nel calisthenic skills oppure nello street lifting, dovremmo per forza specializzarci. Poi possiamo anche non farlo, ma io sto parlando di un atleta che vuole essere tra i primi, che vuole competere in una gara specifica. Poi, se facessero una gara dove ci sta sia la parte di zavorre, sia la parte di skills, che era una gara che io ipotizzavo forse 4-5 anni fa, allora lì sarebbe tutto diverso, ci sarebbe l'atleta completo appunto, era il discorso che un po' mi piaceva, era il discorso che portavo avanti anni fa, non è un discorso nuovo uscito oggi, che anche quella è un'idea, ma le gare attualmente sono queste, sono divise in calisthenic skills e street lifting. Nel calisthenic skills si va ad eseguire un set con i propri elementi migliori, con gli elementi più difficili che riusciamo a fare, collegati, combinati tra di loro. Abbiamo un tempo per portare il nostro set. Nello street lifting invece bisogna alzare un peso, una volta sola, il maggior numero di chili possibile, facendo una trazione, un dip, è uno squat, è un muscle up, punto. Sono due cose totalmente diverse che potrebbero coesistere? Assolutamente sì, perché io ho sempre allenato tutto. Ho sempre allenato la parte di resistenza, quindi cercare di fare di ogni esercizio tantissime ripetizioni. Ho allenato anche la parte di forza, quindi cercare di alzare il maggior numero di chili in una singola ripetizione e mi sono anche cimentato con discreti risultati nella parte skills, quindi imparando movimenti complessi e quelli, diciamo la verità, sono
quelli che mi danno più soddisfazione in realtà, ma è un gusto personale. Ho sempre allenato lo squat. Quando giocavo a calcio nel 2002 facevo gli squat col bilanciere. Dal 2002 sono passati 20 anni. Non è che ho iniziato oggi a fare gli squat. Tornando alle gare, nelle competizioni nazionali di calisthenics skills ci saranno atleti che si allenano in funzione delle skills, quindi con una struttura fisica adeguata, adatta e improntata a quel tipo di prestazione. Stessa cosa nello street lifting, ci saranno atleti specializzati su quello. Ripeto ancora una volta che criticare uno sport per l'aspetto estetico non ha nessun senso e l'esempio del ciclista con le braccia sottili calza a pennello, perché in uno sport dove si ricerca la prestazione, il fatto di avere delle asimmetrie, come ad esempio accade dei tennisti, non penso che se voi andaste da Djokovic a dirgli che ha un braccio più grosso dell'altro lui vi direbbe ma va cioè io direi che è arrivato il momento di usare anche un po' l'intelligenza, no? Cioè, se no spariamo solo frasi così a caso, ma se volessi sentire frasi così lanciate al caso andrei al bar, al mio paese, vado al bar e mi ascolto le frasi così. Parlano anche della guerra, se vi interessa l'opinione di Pino il calzolaio. Fare discorsi di questo tipo è indice di ignoranza o ancora peggio è voglia di provocare, ma la provocazione funziona solo in relazione a livello di ignoranza. Più sei ignorante, più sei provocabile, ricordatelo sempre. Dire che il calisthenics è lo sport rivincita dei secchi è come dire che la maratona è lo sport rivincita dei secchi. Dire che il calisthenics è il surrogato della ginnastica artistica è come dire che il powerlifting è il surrogato del weightlifting, molto più serio, tecnico e antico, come la ginnastica col calisthenics. Se ti offendi, torna indietro alla frase sull'ignoranza. Quindi il ping pong è il surrogato del tennis e i 100 metri sono il surrogato dei 3000 metri. Ottimo. E la ginnastica è il surrogato delle arti circensi, perché c'erano già prima. Molte cose sono simili, copiate. Ha senso fare un discorso di questi? Certo, se lo facciamo per gli altri sport può avere senso. Quando toccano il nostro sport, invece, ci sentiamo punti nel vivo. E sono sicuro che qualcuno prima, ascoltando le frasi che stavo dicendo, appena è stato toccato il suo sport, si è sentito punto nel vivo. Alt, guardando il video per intero, capite il senso e il modo in cui uno sta parlando. Spero che la comprensione del testo arrivi anche a comprendere l'ironia. Spero, che ormai posso aspettarmi di tutto. Quindi quello che voglio dirvi è evitate sempre di attaccare, soprattutto sul web. Non fate gli haters che hanno scocciato. Sono roba di qualche anno fa. È passato di moda l'hater. Non potete odiare una persona solamente perché la pensa in maniera diversa da voi. Studiate di più. Siate meno ignoranti, così ve la prenderete di meno. Così sarete meno cattivi ed eviterete di scrivere cavolate sui social, perché hanno davvero scocciato. Cioè, seriamente ve lo dico, è noioso e inutile, non ha senso. Se avete un'opinione diversa da qualcuno, argomentate, spiegate perché avete l'opinione diversa. Oppure se volete fare le views, fate le battute senza argomentare, che funziona, ve lo assicuro. Tornando al calisthenics, chi fa gare skills, ed esistono ormai da anni gare a livello nazionale, come il campionato Barningate, ci sta adesso anche la Skills Italia che divide gli atleti anche per categorie di peso, cioè non sono le gare sagre di paese, sono gare strutturate con un regolamento preciso, con centinaia di atleti che si allenano in funzione di queste gare, quindi non facciamo passare il messaggio che il calisthenics è allo sbando, perché è tutto il contrario. Con fatica negli anni abbiamo creato una realtà sportiva, dico abbiamo perché anche io nel mio piccolo ho contribuito a questa creazione. Certo, negli anni ci sono stati anche quelli che hanno decostruito, quelli che fingevano di voler far crescere lo sport ma in realtà facevano polemica sterile, ma questo avviene in tutti gli sport, in tutti i campi. Non è che se c'è qualcuno che contesta possiamo dire che lo sport non funziona, anche perché nel calcio mi sembra uno sport che funziona abbastanza, eppure le contestazioni sono all'ordine del giorno, anzi nel calcio addirittura c'è un odio talmente esagerato che la gente si mena per strada. Quindi. Però quando si parla di cose serie, di argomenti seri, di gente che ci ha buttato la vita in alcune cose, bisognerebbe stare un po' in silenzio. Nel calisthenics skills si lavora su movimenti e forme complesse da portare in gara, forme che alcuni non sono in grado di imparare. Movimenti che piacerebbe fare un po' a chiunque. E sapete chi sono i peggiori criticoni di questo stile di allenamento? Quelli che hanno provato e non ci sono riusciti. E siccome è più facile cedere piuttosto che perseverare, anziché continuare in una cosa che piace, hanno preferito cambiare e sminuirla, perché un po' come si fa con la ex, no? Quando stiamo insieme è bellissima, la miglior ragazza del mondo, quando ci lasciamo è la peggiore. Ovviamente gli atleti veri capiscono sempre qual è la difficoltà degli altri sport, pur non avendoli mai praticati. Il problema è l'utenza di basso livello che fa il tifo, come allo stadio praticamente. Io tifo per te, tu sei bravissimo, lui è una merda. Boh. Contenti voi. Riassumendo tutto, il calisthenics è una realtà affermata e precisa, diffusa ormai in tutto il mondo. Il calistenico non allena le gambe, falso. Il calistenico non usa i pesi, falso. In tutti gli sport è presente il potenziamento con i pesi. I pesi non sono bodybuilding. Bodybuilding è la finalità.
è l'allenarsi per migliorare a livello estetico, per diventare grosso, magari con un po' di steroidi. Non è l'attrezzo che classifica lo sport, ma il fine, l'obiettivo. Lo so, mi sembra anche assurdo dover dire queste cose, ma se tutti parlassero per le cose che conoscono, che comprendono, che hanno studiato veramente, sarebbe un mondo migliore. Quindi, essendo il calisthenics uno sport di prestazione, il potenziamento con i pesi non solo viene fatto, ma è una parte integrante, è una parte complementare importantissima. Allo stesso modo in cui i calciatori allenano lo squat col bilanciere. Quando mi allenavo a calcio nel 2002, una volta a settimana andavamo in palestra a fare gli squat col bilanciere. Stavamo facendo bodybuilding? No. Stavamo facendo powerlifting? No. Stavamo potenziando le gambe per giocare meglio a calcio, per essere più forti, più veloci, più prestanti in campo. Se sto facendo un curl di bicipiti con un manubrio, sto facendo bodybuilding? No. Sto potenziando il braccio per fare meglio le skills del calisthenics. È davvero assurdo dover spiegare queste cose. Gli esercizi con i pesi sono il potenziamento. Non so da dove sia uscita la cosa che chi fa calisthenics non deve usare i pesi. Ma che è? La setta dei non usiamo i pesi? Chi non dovesse riuscire a comprendere questo ragionamento è perché è rimasto forse fermo al concetto di palestrato anni 90, magari. Bisognerebbe un attimo darsi una svegliata e comprendere che c'è un'enorme differenza tra gli sport di prestazione e il culturismo, che sono due cose completamente diverse, non complementari, non affini e non paragonabili. Non ha senso prendere uno sport e un altro e cercare di capire quale sarebbe meglio a livello ipertrofico. Cioè, se gli obiettivi di uno sport e dell'altro sono di prestazione, cioè il livello ipertrofico che c'entra? Quando avremmo compreso bene come funziona tutto, quando avremmo compreso che ci sono delle enormi differenze tra gli sport per quanto riguarda gli obiettivi, allora potremmo fare una discussione. Prima, no, sono solamente chiacchiere da bar. Ultima cosa, non fatevi mai assorbire da frasi che sono lanciate per generare hype, per creare contestazione, perché alcuni agiscono solamente in funzione del fatto di generare cacciara, di aumentare quindi le interazioni, le visualizzazioni sui propri canali. E siete voi che decidete se vi piace informarvi sulle cose e discutere seriamente o se semplicemente vi piace l'intrattenimento. E ricordatevi che odiare non serve a niente, neanche dal punto di vista dello youtuber, perché quelli che provocano in realtà godono del fatto che voi andate a commentarli anche in maniera negativa, perché per l'algoritmo di YouTube un'interazione vale un'interazione, a prescindere da quello che scrivete, anche se state contestando. Anche il dislike che si metteva una volta è un'interazione. L'algoritmo la vede come un'interazione e quindi fa salire il video, lo fa vedere a molte più persone, regalando un sacco di visualizzazioni e soldi. Ammesso che non ha senso odiare qualcuno, ma se proprio odiate qualcuno, piuttosto che andare a commentargli il video cercando di insultarlo, che gli fate solo un favore, non guardatelo il video. È questo il danno che potete fare a qualcuno che non vi piace vedere. Per il resto, fate lo sport che vi piace. Rilassatevi, divertitevi, che tanto di quello che fate interessa solo alle persone che vi vogliono bene, a quelle che vi stanno vicino. Agli altri non frega nulla. E non perdete mai tempo con chi spara frasi a battuta senza argomentare le proprie tesi. Chi non argomenta sta solo cercando di pungervi. Non cedete alle provocazioni, tanto non ha senso.